Voi, fratelli minori, non pensate mai a ciò che fate quando ferite la natura. Tagliate alberi, schiacciate vermi, calpestate rospi. Siete più importanti di loro. Ho una curiosità. Che pensi di questo tessuto? Per noi è proibito indossare scarpe o vestiti dei fratelli minori. Non perché non sono belli, ma perché quei vestiti cambiano la nostra energia. Queste pietre sono sacre perché nessuno le disturba, perché è importante che anche gli antichi le abbiano lasciate lì, perché era una persona mamo. E si è trasformato in una pietra? Si è trasformato in pietra. Sono qui per proteggere ciò che vive e sono il custode dell'equilibrio tra la terra e i fratelli. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Che mamma Nina. Giura la raba. Papana, Lana, Giura. Mi avevano raccontato che per incontrare i Kogi bisogna perdersi, e noi lo stiamo facendo letteralmente perché ci siamo persi nella Sierra Nevada di Santa Marta, che per loro è praticamente il cuore pulsante della terra. E anzi, loro pensano che tutti noi siamo figli di madre natura, ma loro sono i fratelli maggiori, e noi, gli uomini della città, del cemento, della fretta, siamo i fratelli minori al quale loro devono spiegare e reinsegnare la connessione con la natura, perché noi in realtà la stiamo distruggendo. Ecco quello che pensano i Kogi, ed è per questo che più mi avvicino al loro villaggio e più ho un po' di timore, paura, reverenza rispetto a quello che potrebbero pensare di me, di noi. Però quello che vogliamo fare adesso è andare a incontrarli, scoprire il loro mondo, capire ovviamente che cos'è la felicità, ma anche comprendere che cosa stiamo sbagliando. Andiamo. I Kogi sono discendenti dei Tairona, un'antica civiltà precolombiana che, secoli fa, scelse volontariamente di ritirarsi tra le montagne per non essere più contaminata dal mondo occidentale. Da allora vivono in armonia con la Sierra Nevada, senza alterarla, ma ascoltandola e rispettandola. Per loro la terra è viva, è madre, ogni albero ha un'anima, ogni fiume è una vena che scorre nel corpo del mondo. Ma oggi quel corpo sta soffrendo e i Kogi lo sanno bene e vogliono farsi voce della natura attraverso i loro mamo, guide spirituali che dedicano l'esistenza a custodire l'equilibrio tra uomo e pianeta. Scelti fin da piccoli, i mamo crescono isolati, immersi nell'oscurità, per anni, ed è proprio lì, nel silenzio più profondo, che imparano ad ascoltare ciò che noi non sentiamo più. E proprio mentre ci addentriamo nella foresta, appare un bambino, il figlio di un mamo, e cammina davanti a noi in silenzio, guidandoci verso chi deciderà se accoglierci o tenerci fuori dal loro mondo. Arrivati al primo villaggio dei Kogi, stiamo aspettando che il mamo ci riceva. Per adesso però ci ha fatto togliere le scarpe perché ci siamo seduti su una pietra sacra per loro. In realtà ogni pietra, albero, fiume, acqua, ogni particella sulla terra ha uno spirito. Per esempio questo masso per loro è millenario e prima di pietrificarsi era un essere umano, era una persona, quindi per rispetto ci ha fatto togliere le scarpe. Adesso con calma e pazienza stiamo aspettando che ci riceva in qualche modo. C'è stato un momento molto speciale che non abbiamo potuto riprendere all'incontro col mamo, che
Ci ha fatto una sorta di pulizia spirituale, toccandoci le mani, sentendo la nostra energia. È stato un momento molto intimo, che ovviamente non abbiamo ripreso, e alla fine di questo momento ci ha regalato questa protezione contro le energie negative, e da qui inizia la nostra avventura nel mondo dei Kowi. Avrei miliardi di domande, ma parto con la più semplice, o magari, chi lo sa, la più complicata. Che cos'è un mamo? E cosa significa essere un mamo? Voi fratelli minori, non pensate mai a ciò che fate quando ferite la natura. Tagliate alberi, schiacciate vermi, calpestate rospi, uccidete le zanzare quando pungono e anche le mosche appena vi si avvicinano. Siete più importanti di loro? Con le formiche ci si convive, il mondo è di tutti, non solo nostro. Non abbiamo nessun diritto di fargli del male, dobbiamo controllare il nostro ego. Purtroppo però questo rispetto per la natura si sta perdendo. E voi lo chiamate il mondo civile? Dobbiamo tagliare gli alberi per esserlo? No, fratelli, bisogna piantarne di più. Le loro radici sostengono il mondo. Questo vuol dire essere umani. Mi era mai successo di avere un impatto così autentico, genuino con una comunità indigena. Non ho assolutamente il controllo delle interviste, delle chiacchierate, delle domande. Non c'è un momento in cui si può dire ok, fermo un attimo, prendiamo quel panorama, aspetta un attimo. No, questo è tutto vero, reale, autentico, come dicevamo. Il Mamo in questo momento ha deciso di sua spontanea volontà di interrompere questa chiacchierata, perché non gli andava più di rispondere alle nostre domande. Si è sdraiato sulla loro pietra spirituale, e noi siamo qui, come forse è giusto che sia, con pazienza, curiosità, apertura. Però ciò che mi affascina di più è che questa volta non abbiamo nessun controllo, diciamo, su questo incontro. Dovremmo accogliere tutto quello che succederà. Gestire i soldi è una di quelle cose che tutti dobbiamo fare, ma che nessuno ci insegna davvero. E può sembrare complicato a volte, ma con gli strumenti giusti può diventare molto più semplice di quello che pensi. Con Scalable Capital, direttamente dal tuo smartphone, puoi iniziare a investire anche con pochi euro al mese. Il piano d'accumulo è fantastico perché ti permette di non preoccuparti troppo se il mercato va su o va giù, ed evita che tu possa prendere decisioni troppo legate all'emotività. Ma cosa sono gli ETF? Beh, immagina di voler investire nel mondo della tecnologia, ma invece di comprare solo le azioni di una singola azienda, con un ETF puoi investire in un intero gruppo di aziende come Google, Amazon e Nvidia, mitigando meglio il rischio. Se vuoi iniziare a investire oggi stesso e farti ringraziare da te nel futuro, clicca sul link in descrizione e scarica ora Scalable. Comunicare con loro non è affatto semplice. Parlano la loro lingua, il Kaggaba, e solo alcuni conoscono qualche parola di spagnolo. Sono spesso le persone a cui è stato affidato il compito di mantenere i contatti con il mondo esterno. Uomini che fanno da ponte tra due realtà completamente diverse. E una di queste è Damian. E tu cammini sempre senza ciabatte? Sì. Perché? Perché per nostro nonno, nostro padre, anche loro non avevano le scarpe. Scimmia, uccellino, tutti quegli animali non usano quasi mai le scarpe, e anche noi ormai siamo impotenti perché siamo come la natura. E che cos'è il pagamento? Cioè, il pagamento è come pagare il luogo, lo spazio. Quindi tu vuoi dire che quanto tu prendi o quanto tu raccogli dalla natura, poi lo devi ridare indietro? Restituire agli animali. Per esempio, queste pietre sono sacre perché nessuno le disturba.
Perché è importante che anche gli antichi le abbiano lasciate lì, perché era una persona Mamo. Sì. E si è trasformato in una pietra. Si è trasformato in pietra. È molto interessante quello che ci sta raccontando Damian, perché secondo i Kogi il pagamento sarebbe ridare indietro alla terra, a madre natura, ciò che hanno preso. Quindi quando uccidono un animale per necessità, quando raccolgono i frutti della natura, devono ridare indietro qualcosa. E quindi loro fanno un pagamento alla terra. Non puoi rimanere in debito o in credito con la natura. Deve essere tutto equilibrato, deve esserci sempre un equilibrio con la natura e con madre natura. Un altro aspetto curioso della vita quotidiana dei Kogi è che uomini e donne dormono separati. Gli uomini si riuniscono ogni notte della luna piena in quella casa, è una casa Maria, quindi una casa più grande, è la capanna principale del villaggio, per discutere di filosofia, della visione cosmica dei Kogi, mentre le donne rimangono in casa con i figli, a curarli e a tessere e a cucinare. Questo è come si dividono i compiti i Kogi. Veramente trovato un cicerone d'eccellenza, non era scontato avere un'accoglienza così, ma Damian ci sta portando dentro la loro casa principale, la casa in cui si riuniscono. Non c'è luce, ovviamente cercherò di illuminare io e spiegarvi cosa vedo. Maria, guardate quanti, tutti i seggiolini intagliati dove si riuniscono attorno al fuoco, lì c'è il fuoco, guardate. Non abbiamo ancora dove sederci. E tu sai esattamente qual è la tua? È qui, da quella parte. Ah, tu ti siedi lì. E gli anziani dove si siedono? Il commissario si siede qui. L'autorità. Ah, l'autorità. La comunità, gli uomini si dividono tra Mamo e Vasaio, verdad? Hai Mamo e Vasaio. Mhm. Il Mamo è chiaramente il leader, il Vasaio è colui che sostiene il leader. E rimanete qui tutta la notte? Tutta la notte. Passiamo tutta la notte a parlare con i leader. E vi aiutate con la coca, no? Masticando la coca? Masticando coca e usando il poporo che sta lì. È così che possono resistere a riunioni che durano tutta la notte, masticando coca, si tengono attivi, svegli. Ed è qui che discutono di filosofia, della visione cosmica dei Kogi. Chissà che meravigliose conversazioni avvengono qui dentro. Nella casa delle riunioni ci insegnano cosa significa essere padre, lavorare, prendersi cura dei figli, perché senza di te potrebbero soffrire la fame. Ci insegnano anche come essere buoni mariti, non rispondere male alla moglie, non bere alcol, non rubare. Qui ci insegnano come diventare uomini migliori, vivere in armonia con la propria moglie, con la comunità e con la natura. E cosa vuol dire quando vi passate le foglie di coca? È come un saluto. Quando entriamo nel Nuhe, la prima cosa che facciamo è salutare gli anziani, perché anche i nostri antenati ci hanno insegnato così. Il vecchio padre insegnava così la cultura. Come forma di rispetto? Un segno di rispetto. Se non saluta, già è triste. Triste? Sì. Se mi saluta, mi vuole bene. Ok. Così era il... E io che non ho la coca? Non fa niente? Saluta così. Ah, così? Così. E questo vuol dire ti voglio bene? Ti voglio bene. Gli vuole bene. Interessante. Per i Kogi vestirsi di bianco è come portare addosso una preghiera, un richiamo costante alla connessione con tutto ciò che vive. Il bianco è il colore del cielo e delle nuvole che accarezzano le loro amate montagne. È un simbolo di equilibrio e di armonia. Quasi ipnotico osservare questa bambina che sta intessendo il suo gama, ovvero l'accessorio imprescindibile per ogni Kogi. Sarebbe una sorta di zainetto, una borsetta che portano sempre con loro per portare semi o accessori vari da trasportare da un villaggio all'altro. E utilizzano un tessuto estratto dalla pianta fiche, che sarebbe una sorta di aloe vera che loro trattano per estrarre proprio questi tessuti naturali. Ho una curiosità. Che pensi di questo tessuto? O meglio, se lo tocchi, cosa noti? Come vedi, il tuo vestito è fatto con un tessuto diverso dal mio. È molto più morbido, colorato ed è anche molto bello. I nostri abiti sono fatti con tessuti naturali, ci tengono più vicini alla terra, più in contatto con tutto ciò che vive. I tuoi invece
sono fatti dalla città. Per noi è proibito indossare scarpe o vestiti dei fratelli minori. Non si può, portano con sé un'altra vibrazione e da lì iniziano a succedere cose negative. È per questo che i mamo ci dicono di evitarli. Non perché non sono belli, ma perché quei vestiti cambiano la nostra energia. È sempre stato così, da sempre ci vestiamo in questo modo. Dobbiamo indossare solo i nostri abiti, perché se li cambiassimo non saremmo più noi. Noi siamo Kogui. È così. Quel bambino che all'inizio ci aveva guidati nella foresta è il nipote di uno dei mamo più rispettati del villaggio. Ci osservava in silenzio da tutto il giorno perché i suoi nonni vogliono parlarci. Ci conducono così nel loro spazio sacro per affidarci un messaggio. E prima di ogni parola arriva il canto della nonna. Un gesto antico, leggero, che si perde tra gli alberi e risale fino al cielo. Ascolta come cantano mentre volano. Guarda. La madre terra è la nostra mamma. È lei che ci ha generati, è lei che ci ha cresciuti. E fino a che noi ci prendiamo cura di lei, lei ci accudisce, ci ama. Siamo felici perché viviamo in equilibrio con lei. La terra non ci appartiene, ma ci accoglie ogni giorno. Ci tiene in vita senza chiedere nulla in cambio, se non rispetto. Il mamo di questo villaggio ci dà una grande possibilità, ovvero di comprendere insieme che cos'è il poporo, ovvero questo accessorio che è un simbolo in realtà. Come vedete ha una forma fallica nella parte superiore e una forma uterica, chiamiamola così, l'utero della donna nella parte inferiore. È l'unione tra l'uomo e la donna e viene consegnato a ogni uomo del villaggio quando si sposa. Cosa c'è dentro? Beh, c'è della calci creata da delle conchiglie raccolte dal mare, che viene poi riposta sulle foglie di coca che masticano tutto il giorno, ogni giorno, perché le foglie di coca chiaramente danno l'energia ai Kogui per affrontare tutte le giornate, le lunghe camminate che fanno sulle montagne, ma soprattutto le riunioni. Le riunioni tra Kogui durano ore e ore, anche intere giornate. E anche, vedete, adesso ha messo in bocca un pochino di calce, che non pizzicherà, ovviamente la calce non si potrebbe prendere così, perché la appoggia sulle foglie di coca. Questo crea una pasta, una sorta di cicca che viene masticata per tutto il giorno, e per loro, anzi, quello che sta facendo adesso è scrivere. Sta scrivendo sul poporo pensieri, impressioni, quello che sta forse pensando adesso di noi. È un momento veramente magico, affascinante, che mi fa piacere condividere con voi. Qui nulla è fatto per caso. Si coltiva per nutrire, si parla per tramandare e si vive per proteggere. E a custodire questo equilibrio tra la terra e l'uomo è lui, il mamo. Lo guardo affascinato e mi chiedo cosa significa portare sulle spalle un mondo che sta scomparendo e qual è il messaggio che vuole affidarci. E per trovare le mie risposte avrò un interprete d'eccezione. Gli chiederesti qual è la missione di un mamo sulla terra? Mamma c'è e sai na mamma ne La mia missione è trasmettere i messaggi della terra a voi, fratelli minori, perché lei soffre in silenzio e ha bisogno che finalmente la ascoltiate con il cuore aperto. Penso ogni giorno a come proteggerla. È il compito più grande che ho ricevuto. Sono mamo perché ho imparato a pensare con chiarezza, usando il cuore e la mente insieme. Una vera guida deve pensare con calma e parlare con verità. Il mamo illumina come il sole, senza fare rumore. Sono qui per proteggere ciò che vive e sono il custode dell'equilibrio tra la terra e i fratelli. Potresti chiedere a tuo nonno che cos'è per lui la felicità? La felicità è vivere senza fare del male. La terra ci dà tutto, basta non dimenticarci di ringraziarla. Ci protegge ogni giorno, per questo il nostro pensiero
è sempre rivolto a lei, perché senza la terra noi non siamo assolutamente nulla. Ed è per difendere lei che noi ti diamo. Ci osserva, ci accompagna, ci difende. Ogni bambino nel mondo che cresce deve imparare a rispettare la natura, a vivere in armonia con tutto ciò che lo circonda. È nostro dovere aiutarlo, perché siamo una famiglia, non solo tra persone, ma con tutto ciò che vive. La sua felicità è la mia. Le potenti parole del Mamo le ho capite grazie a Juan, seduto a fianco a me. Juan è un bambino speciale. Infatti è proprio la sua voce che da lì a poco chiuderà perfettamente il cerchio di questa avventura. E Juan non è un bambino come tutti gli altri, lui è un predestinato, è un prescelto, diventerà anche lui probabilmente un Mamo. È stato istruito, allenato, mettiamola così, da suo nonno. E per te che cos'è la felicità? La mia felicità? Voglio salvare tutto il mondo. Ah sì? Come? Voglio proteggere gli alberi, voglio proteggere l'acqua, voglio proteggere la terra, voglio proteggere gli animali. Voglio proteggere le piante che stanno nel bosco, in montagna. Questa è la mia felicità, quella di cui parlo. Grazie Juan, grazie. In questo viaggio non abbiamo trovato soluzioni e purtroppo nemmeno risposte semplici. Abbiamo però trovato esempi di persone che hanno scelto di ascoltare la terra invece di dominarla. Per i Kogu infatti proteggerla è parte della vita e non lo fanno per ideologia né per paura. Lo fanno perché è naturale, perché tutto è connesso e se sbagli qui qualcuno anche lontano ne pagherà le conseguenze. E forse è proprio questo che i Kogu stanno cercando di dirci. La terra non chiede di essere salvata, ci chiede solo di smettere di farle male. Vamos, sì, casa